Ciao a tutti dalla Casa dei Padel, siamo Emiliano ed Alvin e siamo qui per parlarvi di una nuova racchetta sul canale YouTube Padel Review, una racchetta importante almeno per me. Alvin adesso vi dice il nome, poi vi dico anche il perché, ma lo capirete subito. Oggi proviamo e recensiamo la Tactical Padel e il Toro viceversa. La pala firmata da Cayetano Rocafort, il giocatore svedese spagnolo, nuovo acquisto di Tactical Padel, e questa è la nuova versione della El Toro 1.0 che è una delle mie top 3 pale ever, come ben sapete. Diciamolo subito? Diversa. Questa racchetta è diversa per me rispetto alla El Toro 1.0 e... Viceversa. Ah, viceversa. Sì, si chiama viceversa perché, o vice versa, perché da una parte è nera e dall'altra è bianca. Diversa perché mi aspettavo tutto tranne che questa racchetta e sin dal primo impatto sono rimasto un po' sorpreso da questa racchetta che cambia notevolmente rispetto alla El Toro dello scorso anno. Aveva piatti in carbonio 3K, lo stesso delle Mercedes AMG. Mentre qui abbiamo Carbon Flex 12K. Diversa, perché questa racchetta ha un'uscita di palla incredibile che non mi aspettavo, ha un tatto più morbido della El Toro, ha effetti migliori. Sì. Però poi alla fine vi daremo il responso su è meglio la viceversa o meglio la El Toro 1.0? Diciamo che questa amplia un po' i giocatori. Amplia sì il numero di giocatori che possono giocarne con estremo profitto rispetto alla El Toro, che secondo me era per un livello un po' più avanzato di questa qui. Esatto. Parliamo adesso del prezzo di questa racchetta. Design svedese, come sapete, Tactical Padel, che quest'anno ha firmato Lucas Bergamini, uno degli altri atleti che ha lasciato Starby, per firmare con Tactical Padel e giocherà con la racchetta El Jefe, bella, che speriamo di provare. Esteticamente è bellissima, l'abbiamo vista a Padel Trend Expo, davvero una racchetta super figa. 350 euro di listino. Impegnativo. Non li spenderei per questa racchetta, Alvin. Cioè, li avrei spesi per la El Toro 1.0 subito, per questa no. Quindi vi do già la risposta. È meglio la El Toro 1.0 o la El Toro viceversa? La El Toro 1.0 senza se e senza ma. Quindi 350 euro, poi ovviamente c'era qualche sconto, qualche codice sconto 10% a 3,20, secondo me la si porta a casa. Paghi la qualità, diciamo. Paghi la qualità, paghi il marchio Tactical Padel che sta emergendo in maniera importante nel mondo del padel. In Italia è super conosciuto, ma adesso anche appunto ha firmato Lucas Bergamini, che ha firmato Cayetano Rocafort, che è uno dei migliori giocatori svedesi, quindi è un brand sicuramente in super rampa di lancio, però 320 euro per questa io non li spenderei, per quanto la qualità costruttiva è ottima come tutte le Tactical Padel, però a me non mi ha causato quell'effetto wow, proprio perché è veramente diversa dalla Tactical Padel del Toro 1.0 dello scorso anno, e quindi bella pala, mi sono trovato bene, però non non è stato amore a prima vista. Sei d'accordo, Alvin? Sì, dai, questa sì. Parliamo adesso del livello intermedio alto, destra-sinistra, in cerca della racchetta polivalente con cui poter giocare bene in ogni zona del campo, con una grandissima uscita di palla e con effetti davvero incredibili. Sì. Cioè effetti veramente top e uscita di palla super, cioè la palla esce veramente, affonda di più nel piatto rispetto allo scorso anno, alla El Toro 1.0, però esce super rapida. Sì. Quindi a scanso un pochino si perde un po' di controllo ogni tanto, secondo me. Parliamo adesso delle caratteristiche tecniche. Telaio in carbon Kevlar anche nel manico, e questo aiuta tanto ad attutire anche le vibrazioni. Infatti è una racchetta che non vibra assolutamente, ma non vibrava neanche la El Toro 1.0 a mio avviso, super pala anche quella. Piatti in carbon flex 12K, tatto, sai che è intermedio un po' blando, anche da specifiche tecniche del sito Tactical Padel Italia. Dice intermedia morbida, e in effetti è intermedia morbida rispetto allo scorso anno, è molto più morbida. Esatto.
Facce ruvide e gomma a 5 strati con effetto quick recovery. Dico subito una figata incredibile ed è questa qui, vedete? Cioè il toro nel ponte, che aiuta sicuramente anche per una questione di aerodinamicità, ma è proprio davvero, non è in plastica ma in carbon Kevlar come tutto quanto il telaio, è veramente una figata incredibile. Manico abbastanza comodo. Sì. Purtroppo ho avuto un serio problema con il laccetto, l'ho messo la prima volta e non si allarga ed è davvero molto corto, tanto che l'ho dovuto tirare un po' fuori con forza perché il laccetto è davvero stretto e... È per le mani piccole come me. No, è per le mani piccole, ma non tanto per le mani piccole, ma è davvero corto e sì, quindi non è tanto comodo. Cioè io preferisco il laccetto più corto a quello lungo, ma questo l'ho trovato davvero troppo corto per i miei gusti e quindi non è che mi sia piaciuto tantissimo, per quanto abbia il cordino, che è la cosa che io amo di più. Sei d'accordo, Alvin? Sì, è molto corto. Diciamo che la difficoltà maggiore è proprio inserire la mano quasi. È inserire la mano nel cordino, sì, però a parte questo, cioè nel senso, poi il cordino in realtà come detto è comodo, però questo qua è davvero corto e non mi è entrata tanto bene la mano. Racchetta che arriva con un protettore lungo tutto il bordo del telaio ed è una cosa davvero top. Proprio pensata, ragionata. Per Alvin, è pensata per Alvin, perché quando ho visto le nostre recensioni che le sfragnava tutte, ho detto, guarda che facciamo ad Alvin, facciamo un protettore lungo tutto il Ecco perché questa non l'abbiamo rovinata. No, davvero utile, comodo, scritto Tactical Pad, tutte le caratteristiche della racchetta, il Toro 12K Kevlar frame, handmade in Spain, davvero molto utile. Bello, sì. E poi abbiamo detto viceversa perché è bianca da una parte e nera dall'altra. Per questioni di tifo in Italia c'è il rischio che forse qualcuno dell'Inter o del Milan potrebbe non prenderla, ma diciamo che è il colore dell'Ascoli, così almeno anche gli interisti e i milanisti possono prenderla. Alvin, è il tuo momento per peso e bilanciamento. Per specifiche tecniche la pala ha un range tra 355 grammi e 375 grammi e la nostra nello specifico pesa 352 grammi, quindi appena fuori range, ma calcolate che noi la pesiamo senza l'accetto, quindi sì, siamo in range. Siamo in range, mentre il bilanciamento invece varia tra 26 cm e 27 cm, con la nostra che è a 27,7. Quindi super bilanciata in alto ed ha sicuramente favorito nei colpi dall'alto. Un pochino extra range, però devo dire che non pregiudica tanto la maneggevolezza. Il peso è basso, il bilanciamento è alto, diciamo che è una racchetta abbastanza maneggevole, no? Sei d'accordo, Alvin? Sono d'accordo, sicuramente avessi avuto un bilanciamento a 26, forse per il giocatore di sinistra non l'avrei consigliata tanto. Esatto. Mentre con questo bilanciamento anche a sinistra secondo me ci si gioca così bene. È polivalente. Io ci ho giocato a sinistra ed ho anche dominato in quella partita, a destra ci ho invece faticato un po' di più, ma abbiamo perso e vabbè. Detto questo, parliamo di come si comporta la Tactical Padel e il Toro viceversa da fondo campo, uscita di palla top. Come detto in apertura di recensione, che mi ha sorpreso di più è l'uscita di palla, cioè rispetto allo scorso anno la palla schizza via, cioè pallonetti che vanno su, non dico a livello del Fibix, però davvero super comoda. Punto dolce per essere una racchetta di forma ibrida, buono. Sì. Cioè, non parliamo di un punto dolce super estremo, diciamo molto simile a quello dello scorso anno, secondo me. Forse un pelo più grande, forse. Della 1.0 intendi? Sì, non lo so, ora andiamo proprio su questione di millimetri, secondo me, però diciamo che è su quel range. Sì, beh, sicuramente col piatto così più morbido sembra molto più facile, per quello che magari può sembrare anche il punto dolce più grande. La palla scappa un pochino perché appunto schizza via rapidissima dal piatto e quindi un pochino nel controllo pecca rispetto allo scorso anno. Però devo dire che aiuta tanto, come detto, in fase di pallonetti. Gli effetti sono top anche da fondo campo, quando si cerca magari l'uscita di parete con cuciglia, quando si cerca l'uscita di parete di rovescio, quando si cerca il colpo comunque in back con la cichita, cioè la palla si sente tanto, gli effetti sono ottimi e devo dire che è una cosa che ho apprezzato tanto. Ma la racchetta che ha da fondo campo comunque ci si gioca bene, sì. Alvin, cioè non sono mai quasi andato in difficoltà, cioè è una racchetta comoda. Si muove bene. Si muove bene e nonostante abbia un bilanciamento molto pronunciato in alto, cioè è una racchetta che comunque
l'ho trovata davvero valida anche da fondo campo, sei d'accordo? Sì, assolutamente. E adesso vi faccio vedere un po' di fondo campo parlato con la Tactical Padel El Toro viceversa. Gioco il dritto col nero e il rovescio col bianco, questa è la viceversa o la vice versa, potete scegliere voi con quale colore colpire i vari colpi. Sorprende l'uscita di palla che per esempio non avevo trovato l'anno scorso sulla El Toro 1.0, la palla va via subito, super rapida, anche qui senza il minimo sforzo, pallonetto lunghissimo. Questo è sicuramente uno dei tanti pregi di questa racchetta. Qui ho preso a male, ho fatto anche il passante. Anche qua facile, pallonetto, che gli effetti sono davvero ottimi. Metto una racchetta sicuramente più facile da fondo campo rispetto al passato, si perde un po' di controllo ma si acquista comunque in sicurezza, soprattutto nelle zone, nei momenti di difficoltà. Anche qui vedete, con semplice tocco la palla ha rimbalzato sul piatto senza fare sforzo, pallonetto lungo che ha passato Alvin. Alvin, vai, mettimi un po' alla prova, aumenta il ritmo e lo passo subito. Alvin non mi tiene. Tanto un bilanciamento a 27.7 sorprende per la sua maneggevolezza, devo dire. Io l'ho trovata estremamente comunque comoda. Su pallonetto e poi conquisto la rete e poi faccio l'asso volley, Alvin corre e ancora sta facendo tipo tergicristallo, su e giù e poi sbaglia. Vai, ultima, vai Alvin, prendo la rete, conquisto facile la rete e vinco il punto. Da fondo campo davvero una pala confortevole, ogni tanto si perde un pochino il controllo per via dell'uscita di palla, però nei pallonetti aiuta tantissimo anche nelle zone di difficoltà. Alvin, ne ho parlato da fondo campo, te la passo perché adesso è il tuo momento a rete. A rete parto subito col ciò de volea, che è dove la racchetta rende meglio. La sua maneggevolezza nel suo muoversi veloce è dove secondo me in uno scambio veloce, soprattutto quando magari si vuole cambiare ritmo facendo un pallonetto, con questa esce subito e quindi pallonetto e rimanete voi a rete. Quindi sul gioco di volea secondo me è dove ha reso meglio. Alvin, ti diranno però guarda, maneggevole, però è 27,7 il bilanciamento, non è tanto maneggevole per tutti. Sì, però diciamo che la nostra è un pochino fuori range, se lui già l'ha elogiata per il gioco di volea, immaginiamoci con bilanciamento a 26,5 ancora meglio, sia ancora più. Sì, ho detto che è il colpo che fa meglio secondo me, soprattutto per il cambio di ritmo dopo, perché dopo fare il pallonetto a rete viene più facile. Infatti dicevi anche tu prima, il pallonetto è la cosa che viene meglio, infatti anche a rete nello scontro fai il pallonetto e con questa riesce bene. Pecca un po' nel controllo perché ogni tanto, se vi fate prendere dalla manualità, dalla facilità soprattutto con cui si usa la racchetta, tenderà ogni tanto a scappare la pallina. La racchetta, come dicevo prima, pesa 352 grammi, quindi è tanto facile da usare, però attenzione a non farvi prendere dalla voglia di aprire troppo l'apertura del braccio, perché il rischio di colpire direttamente il vetro è veramente alto. Quindi attenzione, consiglio mio, anche con questa racchetta, aperture brevi e tanti effetti, molte palle lavorate, perché gli effetti secondo me sono veramente buoni. Sì, effetti top veramente. E quindi nella palla anche secca, senza aprire troppo e lavorata, è buonissima. Peccato un po' la potenza, che è un po' scarica. Sì, diciamo. Non è una racchetta super potente, per quanto abbia nel nostro caso anche un bilanciamento molto in alto, ci sono d'accordo. Nella Deada, quando ci si prende proprio, quando si è proprio in sintonia con la racchetta, quando si abitua a utilizzarla tanto, perché comunque l'uscita di palla è un pochino elevato, nella Deada gli effetti sono buonissimi, nel bloqueo si muove benissimo, sì, però un pochino tende a scappare, quindi nel bloqueo un po' la palla
esce un po' troppo. Ma non vibra mai. Ma non vibra mai, nonostante un peso comunque leggero. Comunque in teoria nel bloqueo peso leggero, in teoria dovrebbe un pochino piegarti il polso, invece con questa no. Ora mi vedrete a rete a fare un po' di volée dritto e rovescio, il rovescio speriamo di averlo allenato abbastanza bene, e poi qualche bloqueo di Ada. Vai, ora proviamo il toro viceversa a rete. Beh, le prime sensazioni sono sicuramente buone nel muovere la racchetta, che è velocissima. La palla esce bene, a volte anche fin troppo dal piatto esce subito, bella secca, e quindi il rischio di aprire troppo e tirare direttamente al vetro, magari quando il ritmo è alto. Però guardate come gli effetti sono buoni, però nonostante io cerchi di imprimere, ecco qua ho provato a tirare un po' più forte e la palla un pochino mi scappa via, e soprattutto, stavo per dire prima, la potenza non ci siamo purtroppo, vai, ma tutt'altro che potente, si muove bene, gli effetti sono buoni, però avete visto non riesco mai a essere molto incisivo. Avete visto adesso la rete è velocissima. Amy, attaccami un po', attaccami. Vabbè. Vai Amy, prendimi la rete, vai, cattivo Amy, dai. Oh, avete visto la facilità con cui esce la pallina? Oh, la rende il ciò che voleva in queste situazioni di difficoltà, magari l'eventuale pallonetto rapido. Adesso l'ho presa non benissimo, però avete visto l'uscita di palla mi ha aiutato tantissimo, quindi nel ciò che voleva è proprio dove questa racchetta rende meglio. Vai Amy, aumentiamo un po' il ritmo. Gli effetti sono buoni, però avete visto che io cerco di imprimere un po' di forza, ma Emiliano non è mai in difficoltà. Sì, vabbè, a parte quando si muove. Vai Amy, 2 bloqueo, vai. Bloqueo non male, non vibra, si muove bene. L'unica cosa, come dicevo prima, avete visto adesso? Scappa un pochino, ancora una. Mi scappa un pochino lungo, avete visto? Vai, proviamo De Ada. De Ada so che scappa, e infatti avete visto? Sto cercando di essere trattenuto perché so che scappa e mi è rimasta quasi sulla racchetta. Ancora una. E questa mi è scappata. Vai, l'ultima. Vediamo se riesco a farne una decente. Più o meno. Diciamo che a rete non è una racchetta prettamente offensiva. Alvin, ne hai parlato a rete, adesso ne parlo dall'alto. Allora, con questo bilanciamento, come abbiamo detto, a 27,7 sicuramente ha favorito il giocatore di sinistra, me e te, quando abbiamo giocato in 2 partite diverse. Comunque hai giocato prima tu a sinistra e poi ci ho giocato anch'io a sinistra, oltre ad averci giocato a destra. Io ammetto che l'ho preferita a sinistra che a destra. Ok. Meglio a sinistra che a destra. La nostra. Super palle lavorate, vibore lavorate, colpi lavorati, aiuta anche tanto sul per 3 gli effetti, ma i colpi lavorati sono davvero top, mi sono piaciuti davvero tanto, e quindi anche questa è una racchetta da vibore, sì. Più che da smash piatto. Lo smash piatto non va tantissimo, il per 3 va, il kick alla grata bisogna abituarsi, perché come hai detto anche tu a rete la palla esce molto rapida e il rischio che magari vada un po' lunga, soprattutto quando si cerca il kick da posizione un po' più distante da rete, quindi un po' più difficile, bisogna stare attenti. Però è una racchetta che comunque anche dall'alto offre una grande varietà di colpi. Con questo bilanciamento, come hai detto tu, a sinistra va benissimo, forse a 26 a sinistra poteva essere un pochino scarica, quindi vedete bene il bilanciamento. Secondo me questa è una racchetta da 3,55, 27 di bilanciamento, è perfetta, esatto, per giocarci anche a sinistra. Sotto potrebbe diventare pure 3,65, 27. Sotto potrebbe diventare un po' più difficile, cioè sotto 26,5, 26. Sì, perché più che altro non è un cannone. Non è un cannone, quindi un po' si fatica. Si fatica, sì. Quindi però, ripeto, secondo me da un livello intermedio si può giocare benissimo pure a sinistra. Per il livello avanzato questa è
forse più una racchetta da destra che da sinistra. Cayetano Rocaforte, se non sbaglio, è un giocatore di destra, infatti. Alvin, adesso mi vedrete nella solita sequenza dall'alto Vibora kick per 3 smash e poi daremo i voti alla El Toro viceversa. La viceversa dall'alto. Esce rapida la pallina, anche se c'è un pochino di effetto trampolino, comunque la Vibora sicuramente è il colpo che viene meglio della nuova El Toro. Anche qui la sento tanto pure sul kick, però ricordiamo che la nostra è bilanciata a 27,7, quindi un pochino aiuta. Questa mi è scivolata. Questa va, ho dovuto imprimere un po' di forza, però proviamo ancora un altro per 3, Alvin. Questo era facile, da vicino. Però avete visto come gira la pallina, perché gli effetti di questa nuova El Toro viceversa sono, come dice Alvin, ai vertici. Ancora un per 3, ma me li fa fare facili. Adesso smash, gomma super esplosiva, rapidissima, esce la palla. Ancora un altro, vai Alvin per chiudere. Questa mi è scivolata un'altra volta. Allora, con questo bilanciamento così alto, come detto anche in fase di recensione, a sinistra va bene, più bilanciata in basso forse è meglio a destra che a sinistra per un livello alto. A livello intermedio perfetta, destra-sinistra, con questa racchetta ci si diverte, ma non aspettatevi un cannone. Alvin, prendi il telefono che diamo i voti alla Tactical Padel El Toro viceversa, la nuova El Toro 1.0. Vai. Da fondo campo 7,5. a rete 8. Controllo 7. maneggevolezza 7. Uscita di palla 8,5. punto dolce 7. effetti 9. potenza 7. per 3 7,5. smash 7. Vibora 8. rapporto qualità prezzo a 350 euro, perché non so di sconti, ma anche 320 euro, diciamo a 350 euro di listino, 320 euro di street price. Voto 6,5. Abbiamo dato i voti alla Tactical Padel El Toro viceversa. È il momento di salutarci, ma ci siamo dimenticati ancora una volta di dire all'inizio di seguirci. Adesso ce lo dice Alvin. Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dite al vostro amico di iscrivervi al canale e poi, la quinta e ultima, commentate la domanda di Emi. Qual è la vostra Tactical Padel preferita? Scrivetelo nei commenti. La mia è la El Toro 1.0 ed anche quella di Alvin. Sì. Ciao! Ciao!